Prova microfono, sa. Ma dove vai con quel microfono? Perché cos'è che non va con questo microfono? Prova questi che sono wireless, va. Ah, vabbè. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Perdonatemi per questa introduzione giocherellona. Ho voluto fare questa recensione perché ieri mi sono arrivati questi due nuovi, anzi questo microfono wireless della Synco, il G2 A1, la versione A1 perché ha un solo trasmettitore, quindi un solo trasmettitore che poi sarebbe questo che sto utilizzando in questo momento. Tengo a precisare che questa non è una recensione sponsorizzata, li ho acquistati personalmente, quindi sarà una recensione assolutamente genuina. Come dicevo, oltre alla versione con un solo trasmettitore, ne esiste una seconda con due trasmettitori, con un prezzo ovviamente diverso. Vi lascio ad un breve unboxing e poi ne vediamo le caratteristiche e se vi va anche dei test audio. Eccoci qua, come avete visto la confezione è molto ricca, abbiamo il trasmettitore con il suo ricevitore wireless e abbiamo tutta una serie di accessori per poterlo utilizzare in qualsiasi contesto, partendo dal cavetto compatibile con gli smartphone. Infatti ha un convertitore da TRS a TRRS e ha anche il simbolo del telefonino, non so se si vede, quindi sono anche indicati i dispositivi compatibili e non ci si può sbagliare. Quindi microfono va sull'uscita out e questo va sul telefonino. Ovviamente se il telefonino non ha un jack audio di ingresso dovremo acquistare un convertitore da TRRS a USB-C. Ovviamente è presente anche il cavo per le fotocamere, che è questo. Abbiamo il cavo di ricarica sdoppiato in due USB-C in modo da poter ricaricare entrambe le unità in contemporanea. Abbiamo un tempo di ricarica di 1 ora e mezza per la ricarica completa e 8 ore di utilizzo. Ovviamente la registrazione può essere fatta direttamente dal trasmettitore, infatti qui c'è il microfono, oppure per avere una qualità ancora migliore possiamo utilizzare il microfono lavalier che è fornito nella confezione da collegare al trasmettitore. E c'è anche il famoso gatto morto, ecco che mi scappa dalle mani, ma noi lo prendiamo e con la forza lo colleghiamo sul nostro trasmettitore, eccolo, poverino, e ci servirà per filtrare rumore del vento nelle riprese esterne, ma anche rumori esterni che vogliamo che siano filtrati tramite il suo pelo. In più abbiamo questa spilletta e ci servirà per andare a resettare l'unità in caso di problemi. Eccolo qua, in questa fessura c'è il reset anche sul trasmettitore, quindi entrambe in caso di problemi possono essere resettate tramite questo accessorio. Che dire, anche la confezione è veramente bella, è semirigida,
ed è veramente carina. Mettiamo in ricarica entrambi i dispositivi. Ed eccoci belli carichi e pronti. Eccoci pronti per utilizzarli. Quindi li accendiamo con questo tasto. Ecco, adesso non è connesso, e infatti c'è questo simbolo qui che dice che non è connesso. Adesso accendiamo anche il ricevitore. Eccolo qua, e vedete che sono già connessi con questo simbolo qua. Questo tasto fa anche da muto, non muto. C'è l'equalizzatore grafico che ci dice anche il livello della batteria, sia su questo che sul ricevitore. Partendo dal ricevitore, quindi abbiamo tasto di accensione, porta di ricarica, uscita out che va al nostro dispositivo di acquisizione video, quindi fotocamera o smartphone, un'uscita cuffie, reset, controllo del guadagno e tasto di accoppiamento che io non ho mai utilizzato, perché all'accensione, come avete visto, si accoppiano in automatico. Il guadagno va da 0 a 15. Passando al trasmettitore invece, abbiamo sulla sinistra sempre il tasto di accensione e muto, la porta di ricarica. Qui va collegato il microfono lavaliere esterno, qui abbiamo il microfono incorporato, pulsante di reset, filtro da 150 Hz, questo, se lo premiamo si accende il simbolo relativo, eccolo qua. Ed entrambi sono forniti di questa comoda pinzetta. Adesso, come ogni prova di microfoni, faremo una prova all'esterno ed è anche una prova molto ventosa. Ecco, come vedete la bandiera, questo è l'audio del mio smartphone. Adesso collegherò il microfono e faremo qualche prova. Ecco, adesso sto utilizzando il microfono diretto, sempre con molto vento. 1 2 3 prova microfono, 1 2 3 prova microfono. Adesso con l'aiuto di mia figlia faremo una prova alla distanza. Eccomi alla prova della distanza. Non so se mi sentite bene. Sono a 10 metri. Eccomi qua. Facciamo una prova alla distanza. Sono a circa 20 metri. Non so se mi sentite. Eccomi qua. Saremo a 30 metri. Forse anche 40. Mi giro. Eccomi qui, prova audio, prova 1 2 3 prova, 1 2 3 prova, 1 2 3 prova, prova audio. Mi riavvicino.
Eccomi qua, prova, 1, 2, 3, siamo sui 20 metri. Siamo a 10. 1, 2, 3, prova. Adesso vediamo come è venuto. E rieccoci qui con il nostro Synco G2. Questo audio non è editato per farvi capire un po' la qualità dell'audio di questo microfono wireless. Alla prova della distanza si è comportato più che bene, anche il famoso gatto morto ha filtrato per bene il vento, perché in spiaggia c'era tantissimo vento. Che dire, la mia impressione è che è davvero un ottimo microfono wireless per un uso semi professionale. Per avere una qualità superiore a quella del Synco, in particolare di questa G2, bisognerebbe andare sul Rode ad esempio, che costa 250 euro circa, credo. Secondo me questa qualità è più che accettabile. La cosa che non mi è piaciuta è lo schermo. Come visto in tante altre recensioni, lo schermo è il suo punto debole. All'interno non ci sono assolutamente problemi, si vede perfettamente, ma al sole c'è qualche problema, è poco luminoso. A parte questo piccolo problema all'esterno del display, io lo promuovo a pieni voti. Vi ricordo che questo non è un prodotto che mi hanno mandato gratis, ma l'ho acquistato e quindi questa opinione è un'opinione assolutamente imparziale. Come avrete visto nel corso del video, ho comparato l'audio del mio vecchio microfono AGP Tech a filo e devo dire che la qualità, a mio avviso, è superiore anche a questo a filo. La recensione finisce qui. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!